E uno potrebbe pensare che la nuova Insta360 Go 3S funziona meglio della vecchia Go 3, e invece no. E alla fine del video capiremo perché mi sono dovuto costruire questo supportino stampato in 3D che vi regalo. Ma perché no? Ammettiamo che uno debba fare un unboxing tipo di questa penna 3D che io userò per in realtà correggere le mie stampe 3D e incollarle, no? Quindi si mette la Insta in questo supportino da 10 euro e tutti i link ve li metto come al solito in descrizione. Facciamo la registrazione, vi faccio vedere. Okay. Facciamo anche un ciak. Quindi prendiamo la vecchia e vediamo quanto è facile. La accendiamo. Ok. Andiamo nelle impostazioni e vediamo che abbiamo un 16 noni standard 27K vorrei fare. Ok, 16 noni standard 27K. Tolgo la camerina, ok, me la metto qua e registro. Ok, guardo qua se la registrazione sta venendo bene, me la regolo, quindi deve essere un po' più verso il basso. Adesso vabbè è un po' impedita da questo smartphone con cui sto registrando. Ok, facciamo finta che io faccio il mio unboxing di questa bellissima penna 3D che ho pagato poco, 30 euro mi sembra, e ha le temperature regolabili, dovrebbe stampare anche l'ABS. Eccoci qua. E questa è la mia penna. Ok, ho fatto l'unboxing, facile, no? Vediamo la stessa cosa invece fatta con la Go 3S, con quella nuova. E avremo una sorpresa, ve lo dico subito. Questo lo metto via che fa casino. Questa la stoppo. Lei vibra per dire che ha smesso di registrare, bravina. Facciamo la stessa cosa con la Go 3S, quindi la accendiamo. Impostiamo la registrazione nello stesso modo, quindi standard 16 noni 2,7K, è già tutto a posto. Se proprio volessi vedere l'auto medium, non ho guardato com'era, va bene, auto, dovrebbe essere tutto a posto. Quindi metto la camerina qua, zac, inizio a registrare, okay, e stiamo registrando l'unboxing invece di questo supporto per smartphone che è il più piccolo che ho trovato e che è figo perché credo che dopo aver perso il pezzo il supporto vero e proprio che stabilizza sia qua, quindi io posso tenere solo questo braccino e me lo metterò in questo, dove ti avevo messo, in questo, troppa roba senza occhiali diventa complicato, qua, ok, metterò in questa fascia, no? Quindi io teoricamente aggancio il supporto qua e non ho qua in mezzo tutto. E cosa state vedendo? Voi state vedendo un video in verticale e questo è il problema. Adesso vediamo perché lo fa e poi la soluzione. Perché lo fa è, vediamo le due camerine insieme, supporto ti uso come base. Quindi questa è la 3 e questa è la 3S, si vede perché ha l'ottica un po' più grande, perché ha il sensore più grande. Quindi come gamma dinamica è buona, cioè è giusto che l'hanno fatta con una migliore gamma dinamica, ma in realtà, ce la faccio, che cosa succede che non va? Io sulla 3, no, dopo aver messo la mia impostazione e avergli detto che voglio registrare in 16 noni, perché un unboxing per YouTube si fa in 16 noni, mi dispiace, non si fa in verticale. E io metto la camerina in verticale, resta tutto uguale, quindi io registro in orizzontale, non importa se la camerina è verticale
orizzontale. Quello che conta sono io sono il videomaker, io devo decidere come voglio registrare. Questa cosa si è persa nella Go 3S, la quale ugualmente adesso sembra tutto a posto, ok? Ma se io stacco e giro, vedete che il ratio mi sta cambiando? 16 noni, 9 sedicesimi. Hanno aggiunto un sensore, un accelerometro, capisce come è messa e registra lei come vuole. Cioè, ma dica, è una cosa assurda. E quindi se io lo metto qua e mi sta in verticale, mi dice, se io ho una moto, un supportino, perché queste camere sono belle perché sono molto piccole, no? Quindi me la metto sul casco, di lato. No, la devo tenere così. Ed è il motivo per cui, adesso questo non mi serve più, ed è il motivo per cui io mi sono costruito questo supporto con due pezzi. Un pezzo è questo, che è il vecchio archetto dell'ordo EP8, che è molto simile a questo ovviamente, sono tutti uguali. Vi metto qua in testa. E invece questo supporto dove ho messo questo pezzo di metallo, devo farvi vedere, e in questo modo, siccome è magnetica, questa è una cosa carina dell'Initiative la Go 3 e S, è magnetica, quindi se io ce l'ho così attaccata alla testa posso girare e la camerina resta attaccata. Fa un po' di attrito, quindi non è che non si stacca ma non si gira neanche, no? Quindi io regolo nel modo migliore, adesso lo montiamo il supportino e lo proviamo. L'ho appena perso, lo stavo cercando e ce l'ho attaccata alla testa. Sono un po' stanco, ragazzi. Allora, questo è un video che è il culmine di 3 mesi di lavoro per imparare a stampare 3D. Ecco, la cosa bella, avendo stampato questo joint, ball joint o giunto sferico in 3D, cosa succede? Che quando io neanche stringo tanto, stampato in 3D la sfera è abbastanza ruvida e quindi una volta che io imposto l'angolo in cui voglio che registri non si sposta il tutto, quindi per una volta un po' un difetto delle stampe in 3D diventa un pregio. Quindi io mi regolo questo, perfetto, deve essere verso avanti, quindi così, ma magari ancora un po' più dentro, no, sto girando al contrario. Ok, ok, lo metto qua. Questa è la prima volta che lo uso in assoluto, siamo in diretta e la posso mettere sia, no, così, metallo è qua, sì, quindi così. Perfetto, ho sentito che ha fatto click, quindi lei dovrebbe essere giusta, vero? Sì. E a questo punto io posso controllare, l'inquadratura. Tipo, allora c'ha il tilt, no? Quindi dovrebbe, c'ha il tilt fix la Go 3S e quindi dovrebbe compensare automaticamente anche se non è perfettamente dritta. Adesso ho stretto un pelo troppo il supportino. Allora, vediamo di non fare cazzate. No, così stringe e così smolla. Ok. No, io devo smollarti. Vabbè. No, così va bene, dai. Sì, va bene. Cosa fare ricorrere alla telecamera sembra una cazzata, ma è difficilissimo. Si perdono dei riferimenti, non si riesce a capire quando è dritta la vita. Ok, perfetto. Ok, così, 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 e quindi sarà così. Ok, perfetto, perfetto, dicevamo che l'abbiamo. Volevo vedere se mi prende dentro quando registra. Ok, cioè sì, dove sei? Qua
No, non prende la mia... Sì. Prende un po' la mia faccia o no? La mia... Quindi un pochino. Ah, eccomi qua. Qua c'è il mio profilo. Ok. Quindi se la tengo verso l'interno, un pochino rischia di prendere la faccia. Ok. E poi... Questo dovrebbe essere... Questo dovrebbe essere... Ok, e adesso lo regolo. Sì, no, va bene, dai. Così mi sembra dritto, giusto? Sono dritto, cosa ne dite? Va bene, adesso sono dritto, ho fra l'altro... E fra l'altro, tipo, se voglio registrare però verso basso, perché sto facendo così, registro davanti a me. Se voglio registrare, registriamo in basso, che sto facendo l'unboxing. Ecco, la regolo così. Perfetto. Così faccio l'unboxing. Ok, sto facendo l'unboxing di questo oggetto. Ok, che fatica. Ok. Va bene, quindi a questo punto, vabbè, adesso ho fatto un po' di casino perché è la prima volta che lo usavo. Con questo supportino potete fare delle registrazioni, degli unboxing verticali delle soggettive in verticale e orizzontale, ma lo scegliete voi perché girate la camera. Fra l'altro un'idea che poteva venire è io inizio a registrare orizzontale e poi giro la camera in verticale. Il problema è che questa cosa mi porta ad avere il video storto. Cioè, vedete che il video viene stortato perché giustamente lei mantiene la registrazione così com'è. Va bene. E questa è la prima versione, no, la seconda versione. Avevo fatto anche delle altre cose, tipo anche un supportino un po' più carino, nel senso che era sagomato, tipo questo qua, tipo a guscio, ed era carino perché anche lui era magnetico, entrava, è un po' più bellino, si vede, sì. È un po' più bellino da vedere, però questo era grosso, non mi piaceva abbastanza. Ne voglio fare un a guscio sottile come questo supporto qua, poi voglio fare tutto stampato in 3D, anche l'archetto, in modo che poi vi lascio il file come di questo supporto, ve lo potete scaricare e stampare. Se non avete la stampata in 3D non vi preoccupate, ho trovato Xometry, penso che sia Geometry, con la X invece di G di Geometry, e si possono stampare cose a dei prezzi pazzeschi, tipo, vabbè, solo un pezzettino era tipo 7 euro inclusa la spedizione, quindi cioè, quasi non conviene più avere la stampante, ci sono questi servi. Quindi già questo tipo di supporto vi metto i file per scaricarli gratuitamente. Quando farò il nuovo voglio fare l'archetto che fra l'altro si piega perché la Insta360 è così piccola, no? Ed è un peccato che invece l'archetto che ti porti in giro per registrare deve avere una borsa grossa così. Quindi voglio fare un archetto che si piega e si chiude così, diventa più piccolino. E poi vorrei fare il meccanismo qua, va bene che è magnetico, si attacca, figo, come idea mi piaceva, non era male. Però voglio fare con il meccanismo clac 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 a molla, quindi mettere dentro una molla, sempre tutto stampato in 3D, in modo che voi potete farvi mandare i pezzi. Vi faccio il tutorial. Vi aggiornerò quando l'avrò fatto e anche quando userò questo nuovo stabilizzatore. Restate sintonizzati e scrivetemi se avete un'idea tipo di un altro oggetto che è molto bello, che però secondo voi manca in qualche cosa. Tipo io adesso il DJI Pocket 3, secondo me ha il grosso difetto, io non ho un cavallettino dedicato figo, vorrei un cavallettino che lo metto sul tavolo e sta come treppiede normale, lo attacco tipo a un tubo, tipo qua c'è un tubo, lo attacco a un tubo e si chiude, si aggancia al tubo, oppure lo metto su un aggancio quick release della Manfrotto, l'Arca, e tutte queste tre cose insieme. Quindi adesso sto pensando a questa cosa. Se vi vengono altre idee scrivetemi. E per favore, l'algoritmo di YouTube è bastardo. Per favore iscrivetevi e condividete questo canale con altre persone che potrebbero avere questo, che devono avere questo interesse, perché se non gliene frega niente per l'algoritmo bastardo è terribile. Scrivetemi e ci salutiamo qua. Ci vediamo alla prossima. Io dovrei aver fatto tutto giusto. Questo giro, incredibile. E non vedo l'ora di provare il mio supporto. Qua lo sgancio, eventualmente mi faccio io l'adattatore e lui stabilizzerà qua. Molto figo.